Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi guardiamo insieme un'interazione e cerchiamo di capire che cosa può essere andato storto, linguisticamente parlando. Il video è questo. Una persona che seguo su Instagram l'ha ricondiviso, quindi l'ho guardato e ho pensato che fosse interessante guardarlo insieme per capire che cosa non fare in una conversazione, o meglio, come dirlo in maniera corretta e naturale. Guardiamo questo video. Ciao, tutto bene? C'è un boss qui. Okay. Weird. I don't know what that was about. I've never had someone just completely ignore me. Allora, ci sono tante cose da vedere in questo video, tante cose di cui parlare. L'accusa è che le persone a Palermo odiano i turisti perché lui in questo momento è stato completamente ignorato. A discolpa di quella persona, di quel ragazzo che è finito su internet senza volerlo e probabilmente senza saperlo, ho come l'impressione che lui non si sia neanche accorto che stesse parlando, che stesse provando a parlare con lui. Queste sono ipotesi, ovviamente, perché io non ero lì, quindi sto guardando il video come lo state guardando voi, però la mia impressione è che da fuori una persona che con un telefono in mano dice ciao, tutto bene? Se io vedo questa scena da fuori, penso che la persona stia facendo una videochiamata con un amico o con un parente. Quindi io credo che lui non si sia proprio accorto che stesse parlando con lui. E questo è il primo pensiero che vorrei condividere con voi. Poi, la prima domanda che lui fa è: ciao, tutto bene? Per avvicinare uno sconosciuto per strada. Questa non è una cosa che noi facciamo. In Italia non si usano questi modi troppo amichevoli con gli sconosciuti per strada. Non lo facciamo. Non lo facciamo. Se vogliamo avvicinare qualcuno per strada, la cosa più naturale da dire è scusi, un'informazione, cose così, e che fanno capire subito quello che si vuole. Un'informazione. Questa domanda, ciao, tutto bene, è ovviamente usata tra amici, ma per strada è la tipica frase che i truffatori usano per strada per cercare di avvicinare le persone. Ehi, ciao, tutto bene? E poi ti vendono qualcosa per forza, oppure ti chiedono una firma su un foglio a caso. Sono tutte truffe. Perché dicono ciao, tutto bene? Perché vogliono farsi passare per persone amichevoli. Ti dico ciao, ti chiedo tutto bene? Quindi in teoria le persone dovrebbero vedere queste persone come amichevoli. Invece no, è molto molto strano in italiano. Questo per dire che per strada, se avete necessità di un'informazione, di ricevere un'informazione, la frase da usare è scusi, un'informazione per favore. Semplice, diretta, non c'è margine di errore. Scusi, un'informazione per favore. E se qualcuno si avvicina per strada a voi dicendo ciao, tutto bene, come stai? Andate via, allontanatevi il prima possibile, perché o cercheranno di vendervi qualcosa o cercheranno di estorcervi dei soldi in qualche modo. Ascoltiamo la seconda domanda che non si capisce bene e quindi sembra che lui stia chiedendo un'altra cosa da quello che veramente vuole chiedere. Ciao, tutto bene? C'è un boss qui. Quello che io sento è c'è un boss qui. Siamo a Palermo.
la parola boss è direttamente legata alla mafia. Lui ovviamente non voleva chiedere quello, lui voleva chiedere se ci fosse un autobus. La parola in italiano è autobus, intera, autobus. Onestamente, se io fossi stata al posto di quel ragazzo, non avrei capito che stava parlando con me, proprio per il motivo che vi dicevo prima, del telefono così. Avrei pensato che fosse una videochiamata con un amico. Ciao, tutto bene? Oppure un altro pensiero, un altro retropensiero è che potesse essere, diciamo, nel mezzo di registrare uno scherzo per TikTok o Instagram, perché sei a Palermo, mi chiedi, c'è un boss qui? O comunque questo è quello che si sente, quello che si capisce. E ovviamente l'interazione è andata malissimo, malissimo. Diciamo che c'è anche un altro aspetto, forse, che è importante, il fatto di voler cogliere qualcuno mentre fa qualcosa di sbagliato o che noi reputiamo offensivo nei nostri confronti, no? Andare in giro a registrare le persone all'improvviso senza chiedere di poter registrare, no? Senza chiedere il permesso è strano, è strano. Quindi non lo so. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Ho pensato che potesse essere interessante analizzare questa interazione insieme a voi perché spero ci siano degli spunti interessanti o dei consigli utili che potete prendere e portare a casa e quindi poi usare nei vostri viaggi in Italia. Penso di aver detto tutto quello che volevo dire. Se mi sono dimenticata qualcosa, pazienza. Magari lo scriverò nei commenti insieme ai vostri. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi do appuntamento al prossimo. A presto, ciao!